in moto sono uno smanettone e per strada mi piace andare forte. Quindi sulla mia moto ho montato delle gomme da competizione in modo da avere la massima prestazione e guidare più sicuro. Cazzata! Montare gomme da competizione su una moto da strada è sbagliato oltre che pericoloso. E in questo video scopriremo il perché. Lo scopo di questo video è dare un'infarinatura molto di base sulle varie tipologie di gomme esistenti in commercio. Tanti non ci pensano, ma le gomme sono una delle parti più importanti della moto perché sono l'unica cosa che vi tiene attaccati a terra. Si può avere la moto più costosa, più elaborata, più potente, più kittata del mondo, ma se monti le gomme sbagliate non stai in strada. Per questo è inutile spendere migliaia di euro per potenziare la moto con scarico, mappa, centralina, leve, pedane, sella e risparmiare sulle gomme. Ora, vediamo insieme quali sono le tipologie di gomme esistenti, vediamo come capire quali montare sulla propria moto e infine vedremo perché è sbagliato montare delle gomme da competizione su una moto stradale. Pneumatici sportivi stradali. Gli pneumatici da moto sportivi stradali sono le gomme destinate agli smanettoni, ovvero coloro che ne fanno un uso sportivo su strada e che occasionalmente possono anche andarci a girare in pista. Sono gomme che a guardarle da fuori hanno pochi intagli, sono abbastanza lisce e hanno una temperatura di funzionamento alta, quindi funzionano calde. Vantaggi: su asciutto hanno davvero un'ottima aderenza, quindi consentono di spingere e andare forte in relativa sicurezza. Svantaggi: sul bagnato, avendo pochi intagli, tengono meno di uno pneumatico stradale, quindi vanno usate con cautela. Vanno scaldate prima di spingere, quindi non hanno subito il massimo grip e durano poco, essendo morbide si consumano prima. Utilizzi: vengono usate principalmente per un uso sportivo su strada e occasionalmente su pista. Pneumatici sport touring. Hanno una mescola un po' più dura di quelli sportivi, tengono comunque bene ma un pochino meno di quelli sportivi. Quindi se con quelli sportivi fai la piega della vita a gomito a terra, con queste magari un filino meno. A guardarle da fuori hanno più intagli e lavorano a temperature un po' più basse. I vantaggi sono che comunque consentono una guida sportiva, tengono un po' di più sul bagnato e non bisogna insistere così tanto nello scaldarli come ad esempio quelli sportivi. Gli svantaggi sono quelli che tengono un pochino meno di quelli sportivi, quindi se volete veramente scannare e andare come dei pazzi, sappiate che avrete un po' meno grip e non sono pensate per andare in pista. Gli utilizzi principali sono misti, quindi si va dalla gita domenicale a il tragitto casa-lavoro di tutti i giorni. Pneumatici da strada. Queste sono gomme dure che funzionano a basse temperature e se le guardate da fuori hanno davvero tantissimi intagli. I vantaggi sono che tengono molto bene sul bagnato, non vanno scaldati e durano tantissimo. Gli svantaggi sono naturalmente che se si cerca una guida sportiva non sono la gomma adatta. E gli utilizzi sono per chi fa tanti chilometri, quindi città, viaggi, gite, trail. Abbiamo poi pneumatici trail, che sono quelle gomme che consentono un utilizzo misto tra asfalto e sterrato. E abbiamo infine i pneumatici da fuoristrada, che sono gomme studiate esclusivamente per lo sterrato, infatti se le vedete hanno i tasselli, e ricordiamo che alcune di queste non sono proprio omologate per la strada. Ora, queste sono le categorie di gomme da strada. Quindi si è comprato una moto nuova e a questo punto ci si chiede, ok, che gomma monto? La risposta a questa domanda non dipende tanto dalla moto, quanto dall'utilizzo che si fa di quella moto. Quindi se compri una moto per andare a fare i passi tutte le domeniche e smanettare con gli amici, punti a una gomma sportiva. Se prendi una moto per andare in città, uscire con gli amici, farti qualche viaggetto e ogni tanto farti una sparata domenicale, prendi una gomma sport touring. Se compri una moto per andare in città, uscire alla sera, viaggiare, andare tutti i giorni a lavoro, prenderai una gomma stradale. Se ogni tanto esci anche un po' dalla strada, prenderai un trail. Se vai sempre fuori dalla strada, prenderai uno sterrato. A questo punto, una volta che hai chiaro l'utilizzo che andrai a fare della tua moto, vai a scegliere la marca della gomma. E lì non entrerò nei dettagli perché esistono 1 miliardo di modelli. Ecco, una cosa fondamentale che tantissimi trascurano, e a me nessuno aveva mai insegnato, sono le pressioni delle gomme. Ora, voi lo saprete, le gomme non sono un blocco duro, ma sono vuote e gonfiate con del gas. Quel gas deve stare a una pressione ben precisa. E quella pressione determina il grip della gomma. Se la gomma è troppo gonfia o troppo sgonfia, non tiene, anche se è nuova.
Quindi è fondamentale gonfiare le gomme alla pressione corretta. Ora, qual è questa pressione? La cosa importante da sapere è che non è universale. Cambia in funzione del modello della gomma, ogni gomma ha le sue pressioni, in funzione della moto e in funzione di quanto è carica la moto. La stessa moto, a parità di gomme, se la guida sempre una persona che pesa 80 kg, potrà essere gonfiata in modo diverso rispetto a una situazione con bauletti carichi con 2 persone che pesano 80 kg. Comunque i consigli fondamentali sono 2. Chiedete i valori di pressione corretti al vostro gommista oppure cercateli su internet e rispettate quei valori. Non fate esperimenti strani perché quei valori lì li hanno stabiliti persone che passano le loro giornate a produrre e studiare gomme, quindi è il loro lavoro, lo sapranno. Il secondo consiglio è quello di controllare periodicamente le pressioni. Questo perché spesso le valvole non sono perfettamente ermetiche, ma col tempo la gomma tende a sgonfiarsi. Quindi se voi prendete la vostra moto, la lasciate in garage 3 mesi e la riprendete, è molto probabile che le gomme saranno un po' sgonfie. E appena l'accendete, date gas e andate in giro, siete in terra, non sapete il perché. Un'altra cosa fondamentale è essere sicuri che il manometro con cui le misurate sia giusto, perché vi posso garantire che il 90% dei manometri che trovate ai benzinai sono sbagliati. Quindi magari la gonfiate con un manometro sbagliato e avete sbagliato la pressione. Quindi il mio consiglio è o essere certi che quel manometro sia giusto o comprarvi un manometro da usare. Ora arriviamo a un argomento delicato. Perché montare uno pneumatico racing su una moto da strada è sbagliato? Il primo motivo riguarda le temperature. Le gomme racing sono gomme che lavorano a temperature altissime. Per darvi un'idea, lavorano su temperature intorno ai 100 gradi. Prima di essere usate in pista vengono messe sotto termocoperte, che sono delle coperte che servono a scaldare le gomme, per almeno un'ora. Qual è il problema? Il problema è che tali gomme, se non sono alla temperatura corretta, non tengono niente. Guardate questo esempio. Gomma nuova, racing, appena montata, fredda e gonfiata pure alla pressione sbagliata. Guardate la facilità con cui va in terra. Caduto come un sacco di patate da in piedi, dopo 3 curve. Ok, a questo punto uno può dire, vabbè, senti, voglio farmi la sparata, io mi sveglio un'ora prima, metto la moto sotto termocoperte, stacco le termo, esco di casa e vado a farmi il mio giretto domenicale. Il problema è che nel momento in cui togli le termocoperte, esci di casa, scendi, chiudi il garage e riparti, le gomme si sono già raffreddate. Il punto è che non è solo difficile scaldarle, è difficile anche tenerle in temperatura. Anche perché per quanto uno smanetti per strada, non sta neanche lontanamente andando forte quanto si va forte in pista. In pista si va talmente più forte che in strada che tali gomme effettivamente si riescono a scaldare. Ma neanche poi così tanto. Vi faccio vedere 2 esempi. Il primo sono io, che voi direte, vabbè, hai iniziato ieri a correre, non sei esperto, bla bla bla, va bene. Gara di Misano, faceva freddo, ci saranno stati 10-15 gradi. Gomme sotto termocoperte, entro in pista, faccio 4 giri a cannone, rientro ai box 2 minuti, riparto, faccio 2 giri per scaldare le gomme e nonostante tutto le gomme erano fredde e cado. Praticamente da in piedi. Ma vogliamo prendere un esempio di qualcuno che il gas ce lo dà? Luca Salvadori, test di Aragon, gomme sotto termocoperte, entra in pista, fa il primo giro di lancio, finito il primo giro, alla seconda curva, gomma fredda. Cioè, se lui, che fa il mondiale, non è riuscito a scaldare le gomme su una moto racing da 60.000 euro in una pista del mondiale, come può pensare lo smanettone della domenica nel traffico per strada andando piano di scaldare una gomma racing? Ci saranno comunque quelli che guardano questo video e diranno, cazzata, io giro da anni per strada con le gomme racing in mescola e tengono benissimo. Ecco, sono sicuro che ci girino benissimo, non ho dubbi. Il punto è che nel 99% dei casi non le stanno neanche lontanamente portando al limite. Quindi finché vai piano è normale che una gomma tenga. Stai andando piano. Il discorso è che, ve lo dico per esperienza personale, per strada siamo tutti convinti di andare forte. Siamo tutti convinti di essere Marquez, ginocchio a terra. Poi si va in pista la prima volta, entriamo, facciamo un giro e dici, cazzo, sto andando forte, guarda qua, ginocchio a terra. E mentre sei lì che ti autocompiaci,
ti passa uno all'esterno, senza neanche avere giù il ginocchio, guardandosi indietro e pensando, minchia quanto va piano questo. Questa è la realtà. Anche con una slick per strada ci puoi girare, finché vai piano. I problemi nascono quando devi fare una manovra d'emergenza. Sei per strada, in curva, in piega, quello davanti frena. Se hai una gomma racing tiepida, sei per terra. Se hai una gomma stradale, fredda, stai in piedi. Poi fate attenzione, non ve lo sto dicendo io vi sto solo trasferendo quello che gli esperti dicono. Cavolo, vado per strada, mi piace un po' di guida sportiva, voglio fare 2 pieghe, allora ci metto su le D213 GP Pro che tanto tengono di brutto, le usano nelle gare. No, è un errore purtroppo, le gomme vengono studiate per dei range di funzionamento. Ovviamente una gomma racing come il 213 GP Pro ha bisogno di termocoperte, ha bisogno di pressioni di esercizio ben calibrate e difficilmente riusciamo a trovare per strada, anzi direi che è quasi impossibile trovare per strada delle condizioni ottimali come puoi trovare in pista, quindi lo sconsigliamo fortemente. Quindi veramente una D213 GP Pro tiene di più di una TT, però laddove tu la porti nella temperatura giusta. Bravissimo. Se invece non le usi nelle temperature giuste per strada è più danno che guadagno, assolutamente. Non la sfrutti al 100% per le sue capacità e possibilità, non ti diverti e magari è una guida un po' più insicura. Se ci sono tecnici, gommisti, sospensionisti del mondiale, piloti del mondiale che sconsigliano l'utilizzo di gomme racing per strada, qualcosa ci capiranno. Il secondo motivo per cui è una scelta sbagliata riguarda l'usura. Tali gomme sono estremamente morbide e si usurano molto in fretta. Se pensate che dopo una gara di 15 giri, che sono 50-70 km, quelle gomme sono da buttare, non le rivendi neanche, pensate a usarle per strada, li fai in una domenica quei chilometri, ne fai anche il doppio. Tra l'altro, a forza di usarle per strada in cui si sta sempre dritti, essendo morbidi si consumano in mezzo, quindi quelle gomme diventano quadrate. Il terzo motivo è la sensibilità. Queste gomme sono estremamente sensibili ai cambi di temperatura. Dopo 2, 3, 4, 5 volte che le scaldi e le raffreddi, cambia la composizione chimica della gomma e la gomma perde grip. Questo significa che anche se non le state consumando, anche se le tenete ferme sui cavalletti, soltanto scaldandole e raffreddandole le consumate. Al contrario, invece, le gomme stradali sono studiate per sopportare continui cambi di temperatura, quindi non si rovinano con gli sbalzi termici. Bene, questo è tutto quello che riguarda l'infarinatura generale sul discorso gomme. Spero che questo tutorial vi sia tornato utile. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi perché il prossimo video tecnico riguarderà i consigli per chi inizia ad andare in pista. Ciao a tutti!